Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete siamo nel nostro campo, oggi è una giornata super calda, ci saranno 33-34 gradi, non lo so, quindi ci proteggiamo con il cappello, resistiamo perché io personalmente soffro il caldo, preferisco il freddo, però diciamo le stagioni riusciamo a apprezzarle tutte. Stamattina sono andato a ripulire la terrazza di mia mamma e ho fatto una scoperta incredibile, perché dovete sapere che abbiamo fatto un video a novembre dove parlavamo degli scarti alimentari, ovvero cosa succede? Succede che in cucina, quando abbiamo tutti appunto gli scarti, li andiamo a buttare nel cestino. No, perché appunto dalle sostanze organiche, ovvero può essere una buccia di banana, bucce della mela, i pomodori, vengono buttati appunto nella terra, nel terriccio e si ricrea diciamo una nuova sostanza organica, quindi va a dare nutrimento alle piante, quindi io lo faccio sempre. E stamani mentre pulivo le nostre piantine ho fatto una scoperta incredibile. Devo aver buttato un pomodoro all'interno di una conca di un fiore e come vedete sono venute tutte queste piante di pomodoro. Quindi io non facendo l'orto estivo da queste parti perché il terreno non è dei migliori, fa troppo caldo, c'è poca acqua, ho detto cosa faccio? Le butto via queste piante di pomodoro? No! E quindi ho deciso di andare a piantarle. Quindi sono con Gabriele e adesso andiamo a lavorare il terreno, andiamo a piantare le nostre piante di pomodoro. In questo modo facciamo un piccolo orto estivo, anche perché qui all'incirca saranno una trentina, quarantina di piante, quindi si riesce anche a raggiungere un buon livello di pomodori. Sono costoluti, romani, fiorentini, cuore di bue, un gran casino perché io li mangio anche d'inverno, perché li congelo, li butto nel terreno e poi mi viene fuori questo. Prima di cominciare il video amici vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, anche perché non so se avete visto l'ultimo video, purtroppo le nostre views e i nostri iscritti sono totalmente crollati, senza il sapere il perché. Chi lo sa? Boh, perché probabilmente non arrivano più le notifiche agli utenti che ci seguono. Quindi mi raccomando, se volete continuare a seguire i nostri progetti, fate questo. Like, iscrizione e campanellina. Allora amici, come vedete siamo andati a lavorare in questo terreno, che è un terreno dove appunto ci sono gli olivi, e siamo andati a fare una lavorazione molto superficiale. Il perché abbiamo fatto questa lavorazione con la motozappa superficiale? Perché io vi ho già spiegato in altri video che l'ulivo ha delle radici molto superficiali. Quindi andare a lavorare con aratri, con motocoltivatori, con l'aratro per smuovere il terreno, si rischia di andare a ferire l'olivo e quindi si va incontro a malattie come può essere la rogna, che tra l'altro ne ho parlato in un video, una malattia che qui è molto presente ed è molto pericolosa, anche perché poi va a togliere prodotto alla raccolta. Abbiamo fatto questo piccolo terreno L, come vedete vi fa vedere Gabriele, e dovete capire che qui siamo a ridosso del bosco, quindi abbiamo scelto questo posto perché c'è un'esposizione al sole quasi tutta la giornata, ma siamo anche vicini al bosco, quindi la sera abbiamo ombra, è un po' più umido, un po' più fresco, perché qui c'è un terreno di tipo di galestro, che è un terreno calcareo, che soffre particolarmente d'estate, quindi per l'olivo e la vite va bene, ma per le piante da orto, come può essere pomodoro, cetrioli, zucchine, no. Quindi abbiamo scelto questo posto non solo perché abbiamo questa situazione dove anche, vedete, le patate sono incredibili perché è umido, appunto è ombroso e vicino al bosco, ma anche perché dovete vedere che qui alle mie spalle ci sono delle cisterne dell'acqua, quindi quando si decide di fare l'orto bisogna anche trovare una strategia, perché d'estate fa fatica a annaffiare, perché non è come d'inverno che non si annaffia quasi mai, tutte le sere bisogna annaffiare, poi i pomodori sono delle piante che richiedono molta acqua, quindi avendo anche le nostre cisterne alle nostre spalle ci andiamo a aiutarci, perché in questo modo facciamo meno fatica, ci mettiamo molto meno tempo. E appunto vedete già in questa parte del terreno comincia a esserci l'ombra, quindi verso una certa ora si riesce a stabilizzare anche un po' la temperatura. Mi raccomando, io lo dico sempre, quando si va a dare l'acqua negli orti estivi, mai dare l'acqua fredda, perché si va a
a fare uno shock termico, perché ci sono le persone che hanno l'orto, hanno l'acqua del pozzo, alle 6 di pomeriggio prendono la sistola o la pompa, dalle nostre parti si dice sistola, e vanno a dare l'acqua sui pomodori, sui cetrioli, zucchine. Il terreno ha una temperatura di 20, 30, 40 gradi, si va a buttare l'acqua di 3, 4, 2 gradi, 8 gradi, si va a creare uno shock. In questo modo la pianta secca. Quindi noi ci aiutiamo con le nostre cisterne che sono a temperatura ambiente, quindi si va sempre a annaffiare o la sera o la mattina presto, in questo modo si ha un po' un equilibrio. E in questo modo adesso andiamo a piantare i nostri pomodori, vi faccio vedere come si piantano, anche perché avevo bisogno dei sostegni, perché sono delle piante che vanno per l'alto, quindi non vanno nemmeno a creare un apparato radicale grandissimo, non vanno nemmeno a disturbarsi troppo, ma vanno a crescere per l'alto. E appunto mi raccomando, prima di andare a mettere le piantine, è che appunto assicuratevi che il terreno sia ben lavorato e sia sciolto come questo, vedete, abbastanza sciolto. Poi ve l'ho già detto, è abbastanza umido questo terreno, quindi si lavora bene. Togliere i sassi sicuramente è una cosa che serve, perché va a disturbare anche l'acqua, appunto dà noia alle piante nella crescita, nell'apparato radicale. Quindi andiamo a dare un aiuto alle piante, quindi togliamo i sassi, almeno quelli più grandi, anche perché, come vi ho già detto, terreno galestro, calcareo, presenza di sassi, e quindi li andiamo a togliere, anche se poi sarà impossibile andare a eliminarli del tutto. Allora amici, come vedete siamo andati a mettere tutte le piantine. Gabriele, fai vedere, sono circa una quarantina, cinquantina di piante. Vedete che abbiamo messo questi pali di ferro che sono pali da vigna, perché non abbiamo le canne in questo terreno, non abbiamo canne in vicinanza, e soprattutto dovete sapere che andare a mettere le canne, come fanno tutte le persone di questo mondo, stile indiani, come fanno i signori più anziani della zona, bisogna avere le canne più secche, non bisogna andare a prendere le canne verdi, perché se uno va a piantare delle canne fresche rischia che poi va a piantare le canne, quindi nel giro di qualche mese poi si ritrova un canneto nel campo. È anche molto difficile da estirpare perché sono molto dure le radici, quindi se voi non avete delle canne secche che avete tagliato mesi fa, vi consiglio assolutamente di andare a usare dei pali che avete. Queste qui appunto sono da vigna. Vedete, le piante sono leggermente afflosciate perché appunto hanno sofferto il caldo di oggi, e poi soffrono anche dello shock di essere state piantate in un terreno che non era il loro. Quindi questa notte, con l'umidità dell'acqua che gli abbiamo dato, appunto si riprenderanno. Non vi preoccupate se le vedete in questo modo, è normale, i pomodori fanno così quando prendono la botta iniziale. Poi, molto importante, andare a legarle con dei fili che possono essere di plastica così, oppure in ferro. Questi sono i migliori secondo me, perché in questo modo, quando crescerà il gambo, avremo la possibilità anche di andare a allentare leggermente, anche perché come tutte le piante, all'interno del fusto della pianta passa la linfa, quindi non dobbiamo andare a interromperla né andare a bloccare. Appunto, è come se noi ci mettessimo un braccialetto di ferro e andremo a fermare tutta la circolazione del sangue. Quindi è la stessa cosa, andiamo a mettere il filo, andiamo a mettere un sostegno, così la pianta crescerà in altezza. Andremo a annaffiarla le prime volte molto, diciamo, blandi, o quindi con l'annaffiatoio, appunto un filtro regolatore, e poi successivamente, quando crescono, si può andare anche a dare più acqua, anche perché i pomodori sono la pianta che richiedono abbastanza acqua. Niente, io credo di essere stato chiaro. Sono stati appunto dei pomodori che abbiamo salvato, perché sennò sarebbero probabilmente andati buttati nel cassonetto. Quindi abbiamo fatto questa prova, anche perché, come vi ho già detto, non piantiamo mai orti estivi da queste parti, perché è un terreno che non ospita, diciamo, queste piante molto piacevolmente. Quindi abbiamo messo queste piante di pomodoro, andremo a annaffiarle, vi faremo sapere come andrà la situazione. Fateci sapere dalle vostre parti com'è la situazione degli orti estivi. Come vedete, le nostre patate sono bellissime, ancora è presto per raccogliere, ne riparleremo fra un mese e mezzo. Vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, così riuscirete a essere sempre aggiornati sui nostri progetti futuri. Io vi ringrazio, vi auguro una bella serata e ci vediamo presto.